pensando ai tuoi lavori, che sono spazi di intensità fortissimi, in cui quello che in qualche modo colpisce è l'incanto e la magia, e in cui quindi i piccoli formati possono avere una forza altrettanto grande quanto i grandi formati. Ora che sei impegnato a lavorare su un grande formato, qual è la differenza per te e che cosa scatta nel passare dai piccoli ai grandi formati? Beh, è solo la dimensione, perché stranamente nel lavoro, sia nel piccolo che nel grande, utilizzo gli stessi pennelli, che sono pennelli piccoli. Perciò c'è solo molto più tempo per riempire una stesura su un formato grande e un pochino meno tempo per una misura piccola. Poi penso che nel formato piccolo c'è forse maggior appunto, più un dialogo più veloce con lo spazio, con quello che devo rappresentare. E nel grande ci potrebbe stare un po' più la fatica, però il controllo alla fine è sempre lo stesso, no? Va visto un po' più a distanza, io non faccio altro che andare avanti e indietro per controllare sempre l'insieme e anche lo spazio. Senti, e per entrambi, quindi sia nel grande formato, ma mi chiedo se anche nel piccolo o medio formato, tu parti da una sorta di bozzetto, che magari non è un bozzetto, ma è un disegno o o un'opera su carta che poi ti dà in qualche modo il là per l'opera su tela? Ma penso che mi sento sicuro di quello che devo affrontare e fare e automaticamente eh, il soggetto nasce man mano con le stesure, col fare, sia nel piccolo che nel grande. E Questo, quindi anche il tono di colore è qualcosa a cui tu arrivi sulla tela, non hai una preparazione su un bozzetto o su una carta che ti dà un po' la direzione, parlando proprio del colore e sì, di dell'intensità. solito si fa così, si parte da un bozzetto per poi ampliare su un formato grande, ma a me piace far nascere tutto così, man mano che si lavora, si stende la prima stesura, la seconda, deve nascere con sempre quegli intenti pittorici e con lo stesso controllo che si fa sia in un formato piccolo che in uno Mi grande. interessa quello che dici perché tu parli di controllo, però per noi dall'esterno che vediamo i tuoi lavori, noi vediamo la materia, noi vediamo anche l'energia un po' brutta, però è interessante perché tu sei pittore, sei artista e quindi esiste sempre un margine di controllo formale che applichi al tuo lavoro. Magari noi non ce ne accorgiamo, ma fa parte della battaglia che tu combatti per arrivare alla fine dell'opera. Sì, come ho detto prima, intanto la prima cosa, anche se impiego tanto tempo, la stesura l'affronto con pennelli sempre medi piccoli, perché mi piace quasi disegnare la stesura. Non deve essere un appiattimento così, voglio che ci si lavora già dall'inizio con la stesura, capito? Per avere un po' forse maggior vibrazione, che non sia piatto già dall'inizio, ecco, che sia già mezza strada, ecco, la stesura è importante perché fa leggere meglio poi quello che si vuole fare.